Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Come ben vedete siamo di nuovo a parlare dello scudiero ZX-Treme. Ormai lo ZX-Treme è diventato uno di famiglia e chi ci segue sul nostro canale ha già visto diversi tutorial su questo mezzo. Prima di iniziare vorrei ringraziare tantissimo Scudiero di avermi affidato questo bellissimo ZX-Treme, perché Scudiero ha pensato di mandare a questo ZX-Treme ad un youtuber italiano famosissimo per i test e anche per sentire il suo parere, perché lo youtuber che viene mandato questo ZX-Treme è Andrea Galeazzi, il famosissimo Andrea Galeazzi. Anche lui è appassionatissimo di monopattini elettrici e non solo, anche di scooter elettrici, biciclette, macchine eccetera. Comunque lo Scudiero me l'aveva mandato semplicemente per fare delle migliorie prima di mandarlo Andrea Galeazzi. Le modifiche di oggi sono pistoni ad aria, quelle a mono si possono proprio vedere, questi sono delle DNM da 165 mm ad aria. Insomma ragazzi, ho visto che mi è capitato questa occasione in mano, quindi ho pensato subito perché non faccio un tutorial che potrebbe servire ad alcuni che vorrebbero cambiare dei pistoni. Insomma, prima di iniziare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale qualora non l'avessi fatto, attivando la campanellina per rimanere aggiornati su nuovi video. E vai con la sigla! Allora ragazzi, in primis partiamo dalla ruota anteriore. Leviamo il gommino, con la chiave il 18 andiamo a allentare il dado. Ok, allora fatto ciò direi di andare a cambiare il pistone. Ok, dobbiamo sfilare il perno che tiene il pistone e poi prendiamo due chiavi del 19 per andare a allentare il perno. Con un attrezzo di gomma cercate di batterlo verso l'esterno e voilà, e si toglie tutta la forcella. In questo caso leviamo il nostro pistone a molla e mettiamo quello ad aria. Qui abbiamo un kit di spessori con delle guarnizioni in gomma. Allora ragazzi, ho messo lo spessore con delle guarnizioni sulla parte inferiore, infatti ci va perfettamente. Sono arrivato a montare lo spessore con la guarnizione sulla parte superiore e poi ho notato che il perno non ci passa dallo spessore che ci danno in dotazione, quindi sono andato a smontare lo spessore che c'era sul pistone vecchio che c'era già montato a molla. Infatti ci sta perfettamente e il perno ci passa. L'unica modifica che dovete fare è questa, di recuperare lo spessore del pistone vecchio. Mettiamo il tutto, ora andiamo a montarlo. Ora dobbiamo centrare perfettamente l'aggancio del pistone al perno e voilà. Allora ragazzi, siamo sul pistone posteriore, ho già tolto il dado che tiene la forcella sul lato destro, ora andiamo ad allentare anche quello della ruota per poter togliere tutta la forcella in modo per poter smontare il pistone. Ok ragazzi, allora ho staccato la forcella destra, ora facciamo lo stesso passaggio di prima, ovvero andiamo a mettere lo spessore sulla parte inferiore, quello che ci danno in dotazione. Ok, lo andiamo a mettere sulla parte inferiore. Subito dopo prendiamo il pistone, quello vecchio, e lo andiamo a smontare questo spessore qua da sopra per poterlo mettere sulla parte superiore del DNM. E ora andiamo a mettere lo spessore, come vi dicevo prima, quello in dotazione, che sarebbe questo qua, non va bene. Ok, mettiamo questo, ora andiamo a chiudere il tutto. Ok ragazzi, allora finito di montare il tutto, apriamo il pistone e andiamo a misurare ora la pressione. Andrea Galeazzi, secondo me, vedendolo così dai video, perché ancora non l'ho mai visto dal vivo, secondo me dovrebbe pesare intorno ai 70 kg più o meno. Allora, questi si trovano più o meno a 185 psi, quindi io direi di lasciarli così, di non toccarli proprio, perché avevo già l'idea del peso di 70 kg di metterlo intorno a 180-190
190, anzi lo facciamo arrivare più o meno a 190. Ok, fatto posteriore, ora facciamo anche l'anteriore, vediamo a che pressione sta. La pompetta, tipo questo tipo che ho io, prima di avvitarla alla valvola va svitata questa valvolina che spinge il pispolo della valvola, questo qua va tenuta allentata leggermente, poi andiamo ad avvitare la testa, dopodiché avvitiamo anche l'altra valvolina. Questo è il tutto ragazzi, il video di oggi finisce qua, spero che vi sia stato utile e spero che potrebbe servire a qualcuno di voi. Ringraziamo di nuovo Scudiero e auguro un buon divertimento ad Andrea Gagliazzi. Vedo l'ora di sentire cosa ne pensa sullo Scudiero Z Extreme, come si trova eccetera. Dato che lui è appassionatissimo di monopattini elettrici, mi piacerebbe sentire anche la sua. Direi che il video di oggi finisce qua, io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se ancora non l'avessi fatto, attivando la campanellina. Questo è il tutto da Laco Creative e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao ragazzi!